In questo video vedremo le cose più belle da vedere a Mantova. È una città veramente da non perdere per le sue bellezze storiche e artistiche. Alla fine del video vi darò tutti i miei consigli per visitarla al meglio. Mantova si trova in Lombardia, lungo il fiume Mincio, non lontano da Verona. La prima cosa che vedremo e che veramente merita la visita è Palazzo Te. Come vedete dalla mappa non si trova nel centro di Mantova, ma si trova un po' lontano dal centro. Infatti prima il palazzo si trovava su un'isola lungo il fiume Mincio, l'isola di Teieto, da cui prende il nome. Il nome non c'entra con la famosa bevanda. Se volete approfondire Palazzo Te, c'è un video specifico che trovate nella scheda in alto e anche in descrizione. Palazzo Te fu progettato dall'architetto e pittore Giulio Romano, allievo di Raffaello, tra il 1525 e il 1535 su commissione di Federico II Gonzaga, marchese di Mantova. Quasi tutte le sue opere, soprattutto quella più bella che merita la visita, sono infatti di Giulio Romano. Questo palazzo era inizialmente un palazzo di svago e di piacere di Federico Gonzaga e si trovava fuori Mantova. Le sale più belle sono tre. La prima che vediamo adesso è la Sala dei Cavalli, dove si vedono degli affreschi di cavalli a grandezza naturale, anche perché Federico Gonzaga era appassionato di cavalli. La seconda sala è quella di Amore e Psiche. In questo affresco si vede Polifemo in primo piano, mentre negli altri affreschi della sala vengono rappresentati alcuni episodi delle Metamorfosi di Apuleio. La terza sala, che secondo me è la più bella in assoluto, è la Sala dei Giganti. L'effetto che avete quando entrate è veramente coinvolgente e non rende assolutamente in queste riprese. Infatti Giulio Romano decise di smussare gli angoli della sala proprio per creare un effetto che può essere paragonante alle nostre mostre immersive che siamo abituati a vedere oggi. In questa scena si vede la caduta dei giganti, che cercano di conquistare l'Olimpo, ma vengono sconfitti da Zeus e si vedono scene rovinose di edifici e montagne che crollano. Il palazzo non è solo queste tre sale, ma veramente tante altre sale piene di capolavori da vedere con calma e tranquillità. Quindi vi consiglio di vederla con calma e con molto dettaglio. L'altro palazzo da non perdere è il Palazzo Ducale. Si accede dalla piazza principale di Mantova, Piazza Sordello. Il Palazzo Ducale è collegato con il Castello di San Giorgio, dove si trovano molte sale.
Appena entrate tramite una rampa accedete alla Camera degli Sposi. Qui c'è il capolavoro del Mantegna, che ha creato un dipinto sulla volta ispirato all'oculo del Pantheon. Si vede una balaustra da cui sporgono alcuni putti, una dama e la sua serva è un pavone. L'altra sala che merita la visita è la sala dello Zodiaco, anche questa con effetto tridimensionale, dove al centro si trovano Diana ed Astrea. Ci spostiamo da Piazza Sordello e andiamo a vedere nella Piazza delle Erbe la rotonda di San Lorenzo, una chiesa molto particolare di forma circolare. È una chiesa molto antica, risale al 1082 per desiderio di Matilde di Canossa ed è tutta in arte romanica. Come si vede è completamente rotonda. Molto vicina c'è anche la torre dell'orologio, eretta nel 1472 dove è presente l'orologio astronomico del matematico mantovano Bartolomeo Manfredi. Entrando nel museo vedrete anche la storia di questo orologio e salirete anche in alto, da cui si godrà un bellissimo panorama mozzafiato di tutta Mantova. A pochi passi si trova la basilica di Sant'Andrea. Purtroppo quando l'ho visitata la facciata era in restauro, ma la parte interna è comunque bellissima. Vi sono sepolti alcuni membri della famiglia Gonzaga, oltre ad Andrea Mantegna. Mentre vediamo gli interni della chiesa, vi do dei miei consigli per la visita. Il primo palazzo da visitare assolutamente è Palazzo Te. È presente un comodo parcheggio molto vicino. Per visitare il resto di Mantova vi consiglio di lasciare la macchina al parcheggio gratuito di Campo Canoa. Trovate la posizione in descrizione, ma si trova dall'altro versante del Mincio. Da lì parte una navetta sempre gratuita che vi porta in Piazza Sordello. La navetta è quasi continua, quindi dovete aspettare al massimo una decina di minuti. Il centro di Mantova è molto piccolo, quindi si vede benissimo anche a piedi. Per visitare Mantova vi consiglio di fare la Mantova Card, che vi dà accesso a un prezzo vantaggioso e a tanti musei di Mantova. Vale 2 giorni ed è valida anche per Sabbioneta che si trova vicino Mantova. Tutte le informazioni aggiornate le trovate sui siti web in descrizione. Per vedere Mantova vi consiglio almeno 2 giorni. Se la vuoi visitare in un giorno, come ho fatto io, ti consiglio di concentrarti su Palazzo Te e sul Palazzo Ducale. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al mio canale. A te non costa nulla, ma per me è molto importante. Potrai vedere altri video come questi.